Poi un'altra cosa che volevo dire sempre sulla bocca, forse, che Sì, spesso si ritrova anche delle problematiche di morso, no? Il morso, c'è chi sì, ha la mandibola avanti, chi ha la mandibola troppo magari anche indietro, e quello un po' cambia, no? Cambia molto sì, nell'imboccatura. sicuro. E che consiglio si può dare, no? In questo senso? Ma il consiglio che in generale do sempre, intanto, è pensare che l'impostazione ideale per quando si suona un po' tutto sia la posizione dello sbadiglio a bocca chiusa. Spesso col mio collega anche Maurizio Valentini, che mi ha anche aiutato nel vedermi lui dall'esterno mentre suonavo, a farmi capire quello che veramente facevo, che a volte sono cose anche un po' istintive. Infatti ringrazio Maurizio anche per questo. E ne abbiamo parlato spesso insieme e ai ragazzi abbiamo visto che funziona consigliare questo sbadiglia a bocca chiusa, cioè quando sbadiglia non vuoi che tu non vuoi essere visto, perché dici che noia sta intervista, ad esempio, allora tu sbadiglia a bocca chiusa e questa è la posizione che apre i denti, evita il morso, quindi evita che noi suoniamo con i lati della mandibola molto rigidi e di sicuro fa girare meglio i suoni in termine da cantante, Si cioè alzano prende l'aria, prende il giro il del palato palato, prende la molle. forma della cupola e il suono è più bello, più rotondo e più risonante. E poi in generale io penso sia meglio sempre avere la mandibola un po' bassa perché la sua funzione è proprio che se apro lei si può anche arretrare un po'. E quindi questo arretramento, visto che tengo aperta la bocca, succede questo arretramento e l'aria può Può andare andare giù. direttamente dentro il flauto senza che pensiamo in continuazione di buttare l'aria dentro il flauto. Abbiamo già una macchina che è formata per soffiare dentro il flauto. Sì, infatti per me, per esempio, che ho i denti molto, diciamo, pari, Pari. ecco, e per me creare spazio in bocca è Mm. fondamentale, perché sennò E non infatti, soffierei infatti. veramente dentro il flauto, ecco. Per me è Infatti, proprio sì, fondamentale. l'unica cosa è che proprio la nostra mandibola è fatta che arretra solo se è aperta, ecco, perché altrimenti c'è un blocco. Quindi Sì, se tu apri bene, lei può arretrare, ti trovi il labbro di sotto leggermente più indietro rispetto a quello di sopra e allora certo. canalizzi meglio all'interno. E infatti, che anche questa è una cosa che spesso non viene detta, almeno ho visto nella mia carriera così da Sì. studente di Poi una tanti cosa anni. che insegno a molti, oltre che i denti, che di sicuro anche davanti, nella zona davanti, tenerli aperti mentre si suona, perché il rischio è che l'aria venga infranta dai denti e non venga canalizzata dalle labbra. Quindi ricordiamoci che anche se il foro è piccolo al centro delle labbra, dietro a questo foro ci devono essere denti aperti, perché spesso per fare il foro piccolo chiudiamo anche i denti. Allora lì è un muro veramente grosso per l'aria. Sì, Quindi sì. lo staccato ovviamente ne perde, lo staccato ha difficoltà a essere brillante e il suono stesso. Sì, sì, ci vuole proprio questa funzione doppia dei muscoli delle labbra che non Sì, vengono trascinati dalla mandibola, no? Sono due cose esatto, diverse. E quello esatto. io vedo con i miei bambini, insomma, perché io ho dei bambini che studiano flauto, non è facile, perché appena Meno aprono, male. aprono anche le labbra, no? Invece sono due Esatto, cose sì. che devono essere indipendenti in qualche Ma modo. infatti suggerisco lo sbadiglio a bocca chiusa proprio perché si può essere molto chiusi qua davanti, ma Esatto. molto aperti qui. Quindi tu hai due differenti. Perché lo sbadiglio già normale apri comunque le labbra e ti viene da aprire il foro delle labbra e sarebbe l'aria persa, sfocata. Sì. Quindi questa idea della bocca chiusa è come quando cantate con la M, no? E infatti io sfrutto tanto questo, per Esatto, esempio. esatto. Sfrutto Quando tanto già questo. si prova a fare un bel suono, così devi aprire, no? Se no, con i denti chiusi, Si è schiaccia tutto subito. indietro, si sente che non è in maschera e quindi Sì, quella posizione per cantare a bocca chiusa io la adotto anche per soffiare e suonare il flauto, ecco. certo, certo. Poi ognuno ha il suo sistema, ognuno ha le sue tecniche, eh, ci saranno anche tecniche migliori o più rapide, però ho visto che al momento funziona abbastanza bene pensare a questa apertura interna, ecco.